Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'immagine di un prato fiorito, invece che ispirarti serenità, ti fa venire in mente una serie interminabile di starnuti e occhi rossi e che prudono? Allora fai parte di quel 40% della popolazione europea che soffre di allergia al polline. L'allergia è la reazione anomala del nostro sistema immunitario che erroneamente riconosce degli agenti esterni, detti allergeni, come pericolosi, determinando il rilascio di istamina e la produzione di anticorpi IgE. Ma quali sono le cause dell'allergia? Cosa ci sarà mai in questo polline per scatenare rinite, congiuntivite e nel peggiore dei casi anche asma ed eczema? Come si può prevenire e curarla? Vediamolo insieme e se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. Durante la fioritura le piante liberano i grani di polline che si disperdono nell'aria e vengono a contatto con le mucose del naso e con gli occhi. Qui i grani si disgregano liberando delle proteine che il nostro sistema immunitario riconosce come un nemico, scatenando l'allergia. La causa delle allergie è sostanzialmente genetica, per cui risulta allergico solo chi è predisposto, ma sicuramente i sintomi possono aumentare o diminuire in funzione del periodo dell'anno, del clima e delle condizioni ambientali. Tutti questi fattori infatti influenzano la fioritura. Le piante responsabili dell'allergia primaverile sono principalmente betulla, graminacee, cipresso e olivo. Altre piante responsabili di allergia come la parietaria hanno un periodo di fioritura molto più ampio che nelle regioni meridionali può arrivare addirittura da febbraio ad ottobre. Altre piante ancora come l'ambrosia fioriscono invece verso la fine dell'estate. L'attivazione anomala del sistema immunitario nel caso dell'allergia ai pollini determina lo scatenarsi di una serie di sintomi che riguardano principalmente la mucosa del naso e gli occhi, ma possono riguardare nei casi più gravi anche i bronchi e la pelle. La rinite allergica consiste nell'infiammazione della mucosa nasale che si manifesta con naso chiuso e che cola e starnuti. Si differenzia dal raffreddore per il fatto che il muco è molto trasparente e liquido e per il fatto che non passa da solo dopo 7-10 giorni. La rinite allergica infatti continua finché si è esposti all'allergene. Nella congiuntivite allergica gli occhi si arrossano, le palpebre si gonfiano, è presente un'intensa lacrimazione, bruciore e prurito. Si distingue da infezioni e da altre patologie dell'occhio perché interessa sempre entrambi gli occhi e non sono presenti secrezioni dense. Quando l'infiammazione interessa anche i bronchi si manifesta l'asma con tosse stizzosa, senso di oppressione al torace e difficoltà a respirare. In questi casi si possono manifestare anche disturbi del sonno e difficoltà a compiere le azioni quotidiane come salire le scale. I pollini possono anche contribuire ad una reazione anomala della pelle con la formazione di un'eruzione cutanea definita eczema. Quando i sintomi dell'allergia persistono anche dopo una breve cura per alleviarli, quando ci sono difficoltà respiratorie o ancora quando i sintomi riguardano un bambino, è importante rivolgersi ad un allergologo. La diagnosi si baserà non solo sulla visita ma anche su dei test specifici. Il prick test o test cutaneo consiste nel mettere a contatto la pelle del paziente con gli allergeni più frequenti nella zona in cui vive mediante una lancetta monouso. Si valuta quindi la reazione della pelle. Nel sangue è possibile andare a ricercare gli anticorpi che l'organismo ha prodotto in risposta agli allergeni facendo il dosaggio delle IgE. Esistono diversi tipi di test, tra i più importanti il PRIST test ricerca le IgE totali, il RAST test ricerca le IgE specifiche, mentre l'ISAC test permette di testare oltre 100 molecole con un unico prelievo. Nella cura delle allergie un grande aiuto, soprattutto se si vogliono evitare i farmaci, può venire dalle soluzioni marine in spray nasali o colliri che allontanano immediatamente dalle mucose nasali e dagli occhi gli allergeni. Si può anche ridurre il contatto tra i pollini e le mucose utilizzando degli spray preventivi che formano un film protettivo. Ovviamente se si ha necessità di ridurre i sintomi si può ricorrere ai farmaci antistaminici sia per uso orale che sotto forma di colliri. Fortunatamente i migliori antistaminici di ultima generazione, ne trovi una selezione a questo link, non hanno gli effetti collaterali dei farmaci di prima generazione come ad esempio la sonnolenza. Sono però comunque dei farmaci e il loro
loro uso va limitato nel tempo. Su prescrizione del medico è possibile ricorrere anche a cortisonici in forma di spray o a broncodilatatori in caso di asma o ancora in forma preventiva ai farmaci cromoni. Sempre su prescrizione del medico è possibile ricorrere all'immunoterapia specifica. Questa terapia ha lo scopo di desensibilizzare il paziente mediante l'iniezione per lunghi periodi e a piccole dosi dell'allergene purificato. Oltre al trattamento dei sintomi è molto importante cercare di gestire l'allergia riducendo l'esposizione ai pollini. Vediamo come. Evita di stare all'aria aperta quando c'è molto polline nell'aria. Per conoscere i periodi di fioritura e quindi di maggiore dispersione dei pollini nell'aria, consulta i calendari e i bollettini pollinici. Evita anche il momento subito dopo il taglio dell'erba o subito dopo un temporale. Vento e pioggia infatti favoriscono la dispersione e la disgregazione dei granuli di polline. Nei periodi di fioritura dei pollini fai attenzione a cambiare aria nei momenti giusti della giornata. In città si consiglia di farlo tra le 6 e le 8 del mattino, mentre in campagna si consiglia di aspettare la sera dopo le 19. Se devi stare all'aperto o andare in moto, proteggi gli occhi con degli occhiali da sole e la bocca con un foulard leggero. Appena rientri a casa, cambia gli abiti e fai una doccia. Se hai un cane, lava anche lui perché probabilmente dopo una bella corsa nel prato sarà pieno di polline. Può bastare una salviettina specifica, non c'è bisogno di fargli il bagno tutti i giorni. I pollini si depositano anche in casa con la polvere, quindi è importante rimuoverla spesso utilizzando degli aspirapolveri con filtro EPA ad alta efficienza. E tu, conosci altri trucchetti per gestire l'allergia primaverile? Aspetto testimonianze e domande nei commenti. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.